Software Quality Assurance è una di quelle professioni che stanno nascendo nel campo del digitale, di cui abbiamo parlato in questo video. Nel video in questione mettevamo un pochino più in luce in realtà l'aspetto della formazione e come fosse fondamentale per approcciare questo tipo di professione. Nel video di questa settimana invece andremo proprio a intervistare una ragazza che è partita con Triber e adesso lavora proprio come Software Quality Assurance per un cliente esterno. Sto parlando di Claudia, che ha ricoperto molti ruoli all'interno di Triber, prima come tester, poi parte della Communication Squad, poi come TL e infine è stata scelta proprio per diventare una Software Quality Assurance per un cliente di Anguess. Quindi ora passiamo subito all'intervista che le ho fatto e vediamo cosa da dirci. Perfetto, allora ciao Claudia, dunque, prima cosa direi raccontaci chi sei e che cosa fai effettivamente nel mondo di Triber e di Anguess. Allora, prima di cominciare, ciao a tutti, sono appunto Claudia e in Anguess in questo momento sono Quality Assurance Project Manager per Buddybank. Praticamente mi occupo di testare l'app di Buddybank full time e quindi testiamo l'app prima del rilascio in produzione, testiamo l'introduzione di nuove funzionalità all'interno dell'app e quindi verifichiamo che nell'introdurre queste nuove funzionalità non si siano verificate delle regressioni e quindi testiamo i flussi che possono essere impattati dall'introduzione di questa funzionalità. Ok, ma quindi fondamentalmente in che cosa è differente il tuo lavoro da quello di un classico tester? Cioè perché per esempio Buddybank si affida al, non so, crowd testing, invece si affida a persone come appunto te che fai quality assurance? Questo è difficile. No, vabbè, ma in realtà è una domanda, nel senso, cioè dovremmo chiederlo a loro, nel senso che, come ti devo dire, cioè io sono stata scelta perché per l'esperienza che ho avuto come tester ho trovato un certo quantitativo di bug e quindi loro si affidano a delle figure affidabili che possono anche, proporre al cliente per essere proprio tester fissi sul loro prodotto e quindi dedicarsi pienamente a quello. Ok, perfetto. Allora, facciamo una bella cosa. Dici un pochino di pro e di contro di quello che fai ora rispetto a quello che per esempio potrebbe fare un classico tester su Triber. In realtà il pro principale che mi viene in mente è la bellezza di avere un team di persone con cui ti confronti ogni giorno, perché non sono l'unica ovviamente a testare l'app, ma siamo in 4 in totale, più i nostri 2 capi con cui ci confrontiamo ogni giorno ed è bello perché appunto hai un confronto costante con i tuoi colleghi, oltre alle call c'è proprio un confronto per ogni cosa che facciamo all'interno dell'app, quindi questo è molto bello ed è diverso appunto rispetto a Triber dove in genere si testa in solitaria, quindi sicuramente questo è un pro. Un contro è forse un pochino la monotonia, perché rispetto a Triber, su Triber c'è la possibilità di testare un sacco di app, di siti, di prodotti differenti, a volte anche prodotti fisici da testare, quindi è proprio diverso, è più vario. Ok, beh, direi che assolutamente sensato, ci sta. E invece volevo chiederti, raccontaci, visto che comunque immagino che alcuni Triber che seguono il canale poi sarebbero interessati a fare dei percorsi come il tuo, quindi raccontaci un pochino perché hai iniziato proprio da Triber a tutti gli effetti. In realtà è stata tutta una casualità, nel senso che io sono stata sempre la tipa che cerca su internet solite ricerche come guadagnare online, quindi esatto, sondaggi online, cose così, trascrizioni, fino a che poi ad ottobre 2019 ho trovato questo sito che allora era App Quality e quindi ho detto oh, caspita, vediamo di che si tratta. Ho pensato inizialmente sarà uno di quei siti che ti pagano poco e l'effort sarà spropositato rispetto al payout, però ho detto fammi vedere e ho visto che c'era un materiale comunque in piattaforma, anche se non il materiale che c'è oggi, perché oggi comunque abbiamo sia corsi sia challenge con cui esercitarci, c'è proprio la figura del Triber coach, insomma tutte queste cose prima non c'erano. Io mi sono trovata con alcuni articoli dove c'erano comunque delle informazioni però basiche e da quelle sono partita, quindi da lì ho acquisito un po' di nozioni, ho iniziato a metterle in pratica e soprattutto ho iniziato a stalkerare quelli che erano i quality leader, che oggi si chiamano Triber leader, e ho iniziato insomma a chiedere informazioni, ad assorbire quante più informazioni possibili e quindi ho iniziato poi a sperimentare proprio il testing, quindi a testare le app e a candidarmi alle varie campagne, in particolare a quelle funzionali, perché poi quelle di UX le evitavo come la peste, perché in realtà voi non sapete che io sto facendo questa intervista ma sono piena di ansia, che lì appunto bisogna commentare a voce, dire le proprie impressioni sul prodotto che si sta testando, per cui
io ho sempre preferito i funzionali perché ho detto bene, mi metto lì, testo grazie a Dio da sola e vado. E quindi appunto ho iniziato così. Poi dopo sono entrata nel crowd team, questa cosa per me è stata tanto importante e gratificante, per cui poi ho continuato a testare e poi sono diventata supervisor della communication squad, e anche lì è stato bello perché poi ho avuto modo di interagire con i triber e di scrivere anche io stessa un sacco di contenuti per i canali social dell'azienda, quindi è stato bello anche fare questa tipologia di percorso. Poi sono diventata triber leader e quindi là poi ho iniziato anche a gestire alcuni progetti ed è stato ancora più entusiasmante, fino a che poi sono diventata appunto dipendente a tutti gli effetti e lavoro appunto per Buddybank, Unicredit, e quindi questo diciamo è stato il mio percorso. Ok, quindi a questo punto ti voglio fare una domanda un po' cattiva, ma invece Triber lo usi ancora oppure hai chiuso con la nostra piattaforma? Che domanda è? Io posso mai chiudere con Triber? Cioè, mai nella vita. Ovviamente non posso, ecco, anche per motivi fiscali eccedere, cioè andare oltre una determinata somma, ovviamente, però quello che posso lo faccio. Voi direte, questa sta fino alle 6 di sera a lavorare e poi trova pure la voglia di testare su Triber, come fai? È una pazza? Sì. Comunque è una cosa che mi piace, cioè io prima di fare questa intervista ho staccato e 20 minuti mi sono messa a testare perché avevo una campagna in corso, quindi cioè, è proprio una cosa, è diventata una droga. Vado in giro, sono con il mio ragazzo dice no, oggi te la sei presa di ferie, io pensavo però c'era una campagna, cioè insomma diventa una cosa insostenibile, però è bello. Ok ragazzi, purtroppo devo fermare qui l'intervista, se no diventa una cosa super lunga e anche noiosa per voi. Per questo motivo l'intervista sarà divisa in due parti, la prima che avete appena visto e la seconda che arriverà a breve su questo canale. Quindi mi raccomando, iscrivetevi se volete vedere il continuo e sentire che altro ha da dirci Claudia e quali altre domande scomode le farò. Intanto per ora un grande grazie a Claudia che si è prestata nonostante le sue ansie a questa intervista e noi ci vediamo la settimana prossima in un nuovo video.